Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo tag che ho trovato qui su internet, non ricordo dove, tag un po' di canali come sempre, qui sotto se volete riproporlo. Oggi si parla di consigli. Tra l'altro vi ricordo che nella descrizione del video trovate sempre i link per acquistare i libri proposti e un voto anche, io do sempre un voto da 1 a 5 a tutti i libri che consiglio, almeno secondo la mia esperienza, è solo un mio parere naturalmente. E poi ricordatevi di cliccare sul video mi piace se il video vi è piaciuto e condividerlo con gli amici. Numero 1, un libro che di solito consigli quando ti viene chiesto un consiglio. Ce ne sono diversi, ce n'è più di uno. Qui ho pensato a un libro che va bene più o meno per tutti, che è questo, Uomini e topi di Steinbeck, uno degli autori migliori di sempre, premio Nobel, questo è tradotto da Cesare Pavese, un libro che parla di una grande amicizia durante l'epoca della Grande Depressione tra due uomini. C'era già un video all'inizio del canale, ne avevo già parlato, vi consiglio di andare a vederlo se volete approfondire. Comunque è un libro bellissimo. Numero 2, un libro che hai letto molto velocemente, questo che ho letto di recente di Jack Ritchie, Erika la sposo l'ammazzo, che è una raccolta di racconti noir brevi, alcuni dei quali sono stati utilizzati anche da Hitchcock per i suoi telefilm e c'è anche il racconto che ha ispirato appunto questo film con Walter Matthau. Non so se l'avete visto, comunque sono racconti godibilissimi, molto belli, genere noir, un autore che non conoscevo, molto molto bravo. Numero 3, un libro che merita più clamore. Qui vi tiro fuori questo che è Il diavolo vestito di velluto di John Dixon Carr. Credo che sia poco conosciuto, ma è un thriller storico molto bello. Un professore di storia di Cambridge si accorge che nella sua casa delle vacanze, 2 secoli prima, era stato commesso un delitto da uno che era praticamente identico a lui, sembrava suo fratello gemello. È stato accusato di aver ucciso la moglie e condannato. E lui è convinto che non sia stato lui, quindi fa un patto col diavolo per andare indietro nel tempo e cercare di sventare il delitto. Un racconto storico molto molto bello da questo autore che tra l'altro ne ho già parlato tante volte, è bravissimo. Numero 4, un libro che presenti come tuo libro preferito e che quindi consiglieresti a chiunque. Anche qui è difficile perché dipende dal genere, c'è il mio preferito di fantascienza, di romanzo storico, di thriller, di noir. Oggi ho pensato a questo che ho già consigliato molte volte. Scusate se il video si è interrotto, ma c'è stato un problema tecnico, poi ho ricominciato. I Vedovi Boulon Jacques, che è un thriller psicologico molto molto bello da due autori, anche qui poco conosciuti credo in Italia, ma sono bravissimi. Anche loro hanno scritto La donna che visse 2 volte, I Diabolici, altri libri famosissimi. Questo parla di amore, di gelosia, di passione, di vendetta e anche qui c'era già un video all'inizio del canale, vi consiglio di andare a vederlo se volete approfondire. È un thriller psicologico che vale veramente la pena di leggere. Numero 5, un libro che tutti hanno amato e tu no. Qui vi consiglio, cioè non vi consiglio, Espiazione di McEwan, che è un, non saprei come definirlo, un thriller forse. Comunque il protagonista è convinto di avere commesso un delitto e passa la vita a espiare la sua colpa in pratica, in sostanza. Io l'ho trovato piuttosto noioso, devo dire, e non ce l'ho perché me l'hanno prestato. Numero 6, un libro che vorresti che tutti leggessero anche se fuori dalla loro zona di comfort. Qui vi consiglio L'altra parte del mondo di Colin McCullough, che è un romanzo storico che parla praticamente della conquista dell'Australia nel 1700 da parte dei coloni inglesi che mandarono i galeotti dall'altra parte del mondo, appunto non sapevano neanche esattamente dov'era, a occupare l'Australia. E parla delle avventure e le vicissitudini dei primi coloni occidentali che sono andati in queste terre lontane. Poi, numero 7, un libro che ha i tuoi personaggi preferiti. Ah, qui ho tirato fuori questo che è un racconto per ragazzi, va benissimo anche per adulti, un romanzo d'avventura
L'ultimo mozzo della Baquedano, dove c'è un giovane ragazzo che vuole andare anche lui a caccia di balene nella Terra del Fuoco, sale sulla Baquedano, che è la nave scuola, ma non sa che sta andando a riposo, il suo ultimo viaggio. Lui vuole andare a recuperare, a cercare suo fratello, che è andato via tempo prima, non se ne è più avuto notizie, vuole scoprire dov'è il fratello maggiore. E poi scende dalla nave, va all'avventura, diciamo, parla delle avventure di questo ragazzo sulle navi baleniere con i marinai, poi quando va a cercare suo fratello, eccetera. È molto bello. Numero 8, un libro di un genere che di solito non leggi, qui vi parlo di questo che ho appena finito, che è Le gesta di Re Artù e i suoi nobili cavalieri, anche qui c'è un video. È un libro che ho finito da poco, che parla appunto della storia di Re Artù, Lancillotto, Ginevra, Camelot, caccia ai draghi, fate, incantesimi, giganti altri 3 metri, eccetera. È una fiaba barra romanzo storico, diciamo. La figura di Re Artù è un po' mitologica, non si sa neanche esattamente se sia realmente esistito. Comunque è un romanzo molto bello, anche questo di Steinbeck, quindi scritto benissimo, ve lo consiglio. Numero 9, un libro che potrebbe curare il blocco del lettore, e qui mi è venuto in mente questo che è veramente molto bello e anche molto breve, che è In mezzo scorre il fiume di Norman MacLean, dove c'è questo ragazzo, Norman, che parla della sua vita col fratello Paul e il padre predicatore vivevano sulle montagne del Montana, parla più che altro dei rapporti tra di loro, che erano personaggi molto diversi, con un carattere. Paul era esuberante, il papà era molto chiuso, lui era un tipo molto retto, molto normale, infatti si è sposato, ha fatto una vita normale, il fratello era un po' scapestrato e parla della loro vita insieme sulle montagne del Montana, appunto in questi luoghi fantastici. Ne è stato tratto anche un film di Robert Redford con Brad Pitt, molto bello anche il film, se non l'avete visto vi consiglio di recuperarlo e altrettanto bello anche il libro adatto per tutti. Bene amici, oggi abbiamo finito, vi ricordo di guardare in descrizione, trovate tutti i link per i libri e ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. A presto, ciao.